Bentornato su Segreti da Chef e benvenuto nella mia cucina. Oggi voglio fare la ciabatta, il pane per eccellenza. Se non sai come farlo, segui tutti i passaggi con la mia video ricetta. Per questo primo passaggio ci servirà farina tipo 0, che ha un pochettino più di forza della 00, farina Manitoba, lievito di birra e semplice acqua. Poi tutti gli ingredienti e le dosi ve le lascerò in descrizione. Cominciamo col mettere il lievito in una ciotola, poi gli aggiungiamo l'acqua e facciamo sciogliere bene. L'acqua, mi raccomando, a temperatura ambiente, non calda e non troppo fredda. Una volta che si è sciolto, aggiungiamo la farina. È indifferente quella che mettete, prima una poi l'altra, tanto vanno mescolate assieme. E poi impastate bene con le mani. Questo si chiama polish. Controllate che sotto non ci sia rimasta la farina. Una volta ottenuto questo risultato, vi pulite le mani e lo coprite e lo lasciate lievitare per 3 ore sopra il banco. Se non avete un coperchio ermetico come quello che ho io, va bene anche la pellicola. Magari gli date 2 strati di pellicola in modo che non gli entra l'aria e lasciateli riposare qua sopra il banco. Ci vediamo tra 3 ore. Eccoci qua, trascorse 3 ore. Facciamo sciogliere lo zucchero, il sale e il lievito nell'acqua con l'attrezzo a foglia. E nel frattempo giriamo anche le 2 farine, la Manitoba e la farina 00. Comunque in descrizione, come ho anticipato prima, vi lascio tutte le dosi. Apriamo, controlliamo il nostro polish che è ben lievitato e lo immergiamo nella tazza con l'acqua e il lievito, il sale e lo zucchero. Sempre col gancio a foglia a una velocità bassa andiamo a incorporare tutto. Una volta che si è incorporato, andiamo a versare la farina un po' alla volta. Quando avremo incorporata tutta la farina, alziamo, puliamo la foglia. Se c'è rimasta un po' di farina nei bordi, la tiriamo giù e mettiamo l'attrezzo a gancio. Chiudiamo, blocchiamo la macchina e la facciamo andare a una velocità più elevata. Ogni tanto fermiamo la macchina, tiriamo giù nei bordi e poi continuiamo ancora a velocità sostenuta. A questo punto la farina si è incorporata bene e ha preso forza l'impasto. Togliamo il bicchiere dalla macchina, spostiamo la macchina, versiamo nel tavolo tutto l'impasto e, aiutandoci con una spatola, lo andiamo a incorporare, un ulteriore giro per controllare che sia tutto a posto, e lo rimettiamo dentro la ciotola a lievitare per altre 2 ore, naturalmente coperto. Eccoci qua, passate le 2 ore, mettiamo un po' di farina di grano duro, spandiamo bene, poi apriamo il nostro impasto che, come vedete, è ben lievitato, lo stacchiamo dalle pareti, magari aiutandoci con un po' di farina, e lo versiamo tutto nel piano. Poi con l'altra spatola mettiamo un po' di farina di grano duro sopra e lo andiamo
a ricoprire uno sopra l'altro in questo modo. Prendiamo la teglia che avremo precedentemente messo la carta da forno, tagliamo a pezzi e ne andremo ad adagiare nella carta da forno in questo modo. Poi ovviamente fate la grandezza che preferite, non c'è una regola, potete fare anche un pezzo unico. La regola, quella principale, è mettere la farina di grano duro e dare le pieghe. Una volta finito li lasceremo lievitare sopra il banco per un'altra oretta in questo modo. A tra poco. Trascorso un'ora con il forno già caldo 240 gradi, andiamo a infornare e abbiamo 8 minuti. Trascorsi 8 minuti abbassiamo il forno a 200 gradi e abbiamo ancora altri 8 minuti. Trascorsi altri 8 minuti, aprire il forno, spegnere e sprayare con un po' di acqua. Socchiudere e lasciare raffreddare.